Alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco. Ciao a tutti da Fabio Giua e da Giampaolo Del Bianco e benvenuti ad una nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'anima. Ciao Giampi, come stai? Ciao, molto bene, molto bene. Stavo pensando che siamo vicini a quota 100, intorno a quota 100. Il governo parla di 103, 102. Ma noi ci fermeremo a quota 100, direi. Sì. Ci fermeremo il conto a quota 100, ma ormai sì, siamo vicinissimi. Adesso devo andare a verificare, ma forse... siamo lì. Siamo lì alle 100 puntate di Alla ricerca dell'anima. Parliamo di puntate, diciamo così, complete in versione della lunga. serie, senza contare le puntate estive, naturalmente, perché poi ci sono anche quelle. Certo. Bene, e naturalmente come sempre ricordiamo a chi ci segue, a chi ci segue per la prima volta, eccetera, di iscriversi ai nostri canali, al nostro canale YouTube, al nostro canale Telegram, al nostro gruppo Facebook, questo per rimanere sempre connessi al nostro podcast e ricevere sempre le informazioni quando escono le nuove puntate. Naturalmente poi ogni canale dove vi iscrivete o canale che seguirete sui canali, sulle piattaforme podcast, normalmente inviano anche loro le notifiche quando escono le puntate nuove, fresche di giornata. E Giampaolo, se ti dico scusa, grazie, ti amo, io dico Oponopono. Ecco, Oponopono. Perché lo diciamo? Perché oggi ci è tornata a trovare la preziosissima Giovanna Garbuio, che è la prima autrice in Italia su Oponopono. Ciao Giovanna, come stai? Ciao ragazzi, grazie per avermi invitato, grazie per avermi aspettato perché sono arrivata anche in ritardo e grazie per questa bella opportunità, per questa puntata, perché sono sicura che ci divertiremo. Assolutamente sì, anche perché c'è un nuovo libro che è uscito di Giovanna con la collana Cuore d'Oro di Ivan, di nostro amico Ivan Nossa, che si intitola Il vero Oponopono, guarisci la tua vita e manifesta la tua pace. Io come sempre a me piace leggere i sottotitoli dei libri, perché secondo me racchiudono un po' tutto sempre, no? E qui leggo 4 parole: guarisci, vita, manifesta, pace. Voglio dire, Scusa, grazie, ti amo. Scusa, grazie, ti amo, e scusate se è poco, voglio dire, no? Sì, guarisci la tua vita e manifesta la tua pace. Sì, questo è riferito proprio a Oponopono, al processo di Oponopono e alla modalità che Oponopono ci permette di integrare, perché Oponopono ci consente di recuperare la nostra reale identità, il nostro naturale modo di essere. E il nostro modo di essere è in pace, in armonia, in guarigione. E quindi... Ecco, perché la parola guarigione, poi, no, Giampaolo, chiedo anche a te, ma presuppone, cioè nel nostro sentire comune presuppone una malattia, se vogliamo, no? Nel senso, noi dobbiamo guarire da una malattia, ma in realtà è proprio così. O da che cosa dobbiamo guarire? Dobbiamo, o sarebbe bello se... Io personalmente ritengo che le cosiddette malattie siano solo la manifestazione di qualcosa di più profondo, che molto spesso ha una perdita di senso, no? E quindi forse è proprio dalla disconnessione dobbiamo guarire, dall'esserci disconnessi. Poi il resto che accade come conseguenza, no? È come considerare l'effetto invece della causa. Le cause sono più profonde, gli effetti li vediamo, talvolta ci concentriamo sugli effetti ed è anche normale che sia così, perché gli effetti
a volte urlano molto, ci fanno stare molto male, quindi è anche umano che ci fermiamo sugli effetti, però sarebbe bene tornare alle cause. Non so se Giovanni è d'accordo. Completamente d'accordo. La parola guarigione in tutta la spiritualità hawaiana, nello spirito di Aloha, nel processo di Ho'oponopono, riguarda, allora, per quanto riguarda appunto proprio il concetto hawaiano, si dice che Ho'oponopono serve per ripristinare l'Aloha che abbiamo perso dai nostri cuori. Con Aloha si intende proprio energia vitale e riconoscimento dell'amore che noi siamo. Aloha significa proprio riconoscere l'amore che siamo. E quando si sostiene di averlo perduto dai nostri cuori, in realtà è proprio come stavi dicendo, è una visione virtuale, fittizia, illusoria delle cose, perché noi siamo Aloha, noi siamo amore. Adesso dicevo, il nostro stato naturale è quello di essere in pace e in armonia, perché noi siamo questo naturalmente. Purtroppo, come succede per le malattie, quando ci dimentichiamo chi siamo, quando non ci riconosciamo più, quando cominciamo a vedere nella nostra vita e a vivere interiormente delle disarmonie, e le disarmonie sono semplicemente la disconnessione, appunto, come dicevi, tra chi siamo e chi crediamo di essere. Quando questa sconnessione, questa disarmonia comincia a diventare insostenibile, ecco che fuori, nella materialità, nella vita, si manifestano delle ferite, e queste ferite possono essere situazioni difficili, disagevoli o vere e proprie malattie, cose che ci fanno stare male, cose che noi dalla visione disconnessa appunto percepiamo come sbagliate, come erronee. In realtà non c'è mai nulla di sbagliato, sono precisamente come dicevi, sono sintomi di una causa a cui non stiamo dando la sufficiente attenzione. E non è tanto il sintomo che urla, il sintomo urla perché è quello che soffriamo, è quello che vediamo, ma è la causa quella che stimola l'urlo, è la causa che non è presa in considerazione, che non è osservata, a cui non stiamo dando l'attenzione necessaria, che si fa sentire, e si fa sentire attraverso quelli che definiamo sintomi, attraverso i conflitti, le disarmonie che poi sperimentiamo nella quotidianità, nella realtà di cui facciamo esperienza. Ecco, a volte però può capitare che questa causa in un certo senso non venga neanche sentita, cioè che non siamo così abituati a sentire. Sì, ma la causa il più delle volte non viene sentita. Noi sentiamo gli effetti, e quindi proprio perché non abbiamo la cultura, nessuno ce l'ha mai insegnato, ci siamo dimenticati come si fa, ci concentriamo sugli effetti, considerando incredibilmente, vorrei dire, dalla visione che ho, considerando gli effetti le cause, perché appunto andiamo a curare la malattia curando l'effetto senza preoccuparci della causa. E la causa non è l'essere usciti senza il giubbotto, la causa è un non voler condividere quello che siamo, a vari livelli. Ovviamente adesso magari mi sto riferendo a un raffreddore, ma cose più gravi sono naturalmente causate da delle disarmonie, da delle disconnessioni, da delle mancanze di riconoscimento di chi siamo veramente, che poi utilizzano situazioni come uscire senza il giubbotto cioè ci attiriamo lo strumento per manifestare quella malattia o quel disagio che ci mostra invece, che ci mostrerebbe, se volessimo e potessimo osservarlo, la causa vera. Che bella spiegazione, no Giampaolo? Utilizzano lo strumento dell'usciamo senza giubbotto. Sì, io questo credo che sia assolutamente vero, nel senso che la vita poi, nella mia visione, veramente cospira a nostro favore per creare gli eventi che ci aiutano a tornare
a chi siamo realmente, no? È per questo che talvolta gli eventi si presentano in un modo tale per cui riusciamo a leggerli solo in negativo, ma se riuscissimo a guardarli così, vedremo che è una sorta di segnaletica stradale che ci riporta al centro di noi stessi. E Purtroppo abbiamo abbiamo un'abitudine mentale talmente caotica di questo ingombro che abbiamo nella testa che ci impedisce di vedere quello che stai descrivendo. È quello che ci impedisce di vedere quello che stai descrivendo. Riuscissimo, e gli strumenti ci sono per farlo, riuscissimo a fare un po' di silenzio qui dentro. Io volevo farti una domanda, Giovanna. Mi aveva colpito nel titolo del tuo libro l'aggettivo vero, il vero Ho'oponopono. Chi mi ascolta potrebbe pensare, ma allora ce n'è uno che non è vero? Questo è quello che vogliamo far pensare per stimolare la curiosità. Adesso, rispondendo a questa domanda, io spoilerizzo tutto il libro. Siamo convinti di voler andare avanti per questa strada. No, in realtà la questione è questa, molto semplicemente. Io ormai sono quasi 15 anni che ho incontrato Ho'oponopono, che me ne occupo e l'ho approfondito in maniera molto molto importante. Ho esplorato l'esplorabile dalla mia posizione, diciamo così. Poi ovviamente magari c'è qualcuno che è in grado di fare meglio, ma quello che potevo fare l'ho fatto e continuo a farlo cercando di andare a fondo al massimo delle mie potenzialità per comprendere questo modo di porsi di fronte alle cose. Ho incontrato diversi esponenti dell'Ho'oponopono hawaiano e sono andata a fondo, veramente a fondo, della storia del popolo hawaiano e mi sono resa conto di come la storia di questa popolazione abbia costretto i gruppi familiari a blindarsi e a mantenere le loro consapevolezze ancestrali cristallizzate in qualche modo e a sviluppare una serie di pratiche, perché questo non è accaduto solo all'Ho'oponopono, è accaduto a tutte le pratiche della spiritualità hawaiana, circoscritte alla ohana, al gruppo familiare. Quindi quello che è successo in Hawaii è che tutti questi gruppi familiari, pur avendo di base la stessa consapevolezza, la stessa filosofia, diciamo così, la comprensione della stessa filosofia, la comprensione della stessa saggezza, hanno sviluppato delle pratiche differenti perché non potevano condividere quello che facevano, capivano, comprendevano, proprio perché la situazione sociale e storica non lo permetteva. Dal 1200 sono stati invasi da delle popolazioni piuttosto aggressive. Io faccio un po' il paragone con la Sacra Inquisizione da noi. Se tu avevi un'idea diversa non è che potevi permetterti di esporla. Oggi diciamo che stiamo vivendo tempi buissimi, che subiamo la censura, eccetera. Noi oggi possiamo pensarla come vogliamo e possiamo parlarne in rete come vogliamo. Poi magari ogni tanto qualche censura capita, per l'amor del cielo. Ma se pensiamo a qualche centinaio d'anni fa, non si poteva, no, dirlo, ma neanche pensarlo. Ecco, in Hawaii si sono trovati in una situazione analoga e quindi, pur mantenendo la consapevolezza della propria saggezza, non potevano condividerla tra gruppi. E quindi lo sciamano, il kahuna del gruppo, gestiva anche praticamente quello che lui sapeva in maniera autonoma, senza condivisione, quindi senza procedere tutti nella stessa direzione. Quello che è stato grandioso di questa popolazione è che, pur avendo sviluppato pratiche diversissime tra loro, i fondamenti sono rimasti integri, perché hanno utilizzato un sistema che ha permesso questo. Quello che ho esplorato in questo libro sono proprio tutte le pratiche che io ho incontrato, che sono diverse, e le ho messe insieme e confrontate una con l'altra.
chiaramente una cinquantina d'anni fa anche l'Ho'oponopono, la spiritualità hawaiana, avendo recuperato la stessa libertà che abbiamo recuperato noi, ha cominciato ad essere esportata. Quindi, oltre ad esserci varie tipologie di Ho'oponopono hawaiano, ci sono anche tutte le varie tipologie di Ho'oponopono che si sono poi sviluppate nel resto del mondo. Quindi abbiamo a che fare con una serie di pratiche diverse ma uguali, cioè diverse nella pratica ma uguali nel fondamento. E quindi questo è stato un po' il mio lavoro in questo libro, proporre tutte le pratiche che io ho incontrato una per una con la spiegazione particolareggiata di come fare quel percorso, con quei passi per una, cioè di ogni pratica che ho esposto c'è anche la pratica, appunto, come poterlo fare autonomamente, ecco. Però allo stesso tempo quello che mi premeva tantissimo e che ho sottolineato, credo fin dalla prima parola del libro, è stato che il fondamento è lo stesso e il vero Ho'oponopono è il fondamento. E soprattutto quello che auspico e che spero che questo libro vada in questa direzione è che la smettiamo di guardare le dita e cominciamo invece a vedere la luna, perché finché continuiamo a focalizzare la nostra attenzione sul dito che ci sta mostrando la luna, ci perdiamo la luna. E quindi se continuiamo a litigare su qual è il vero Reiki, qual è il vero Ho'oponopono, qual è il vero cristianesimo, ci perdiamo il fondamento, perché alla fine il fondamento del Reiki, il fondamento dell'Ho'oponopono, il fondamento del cristianesimo è lo stesso per tutti. Tanto più lo è in una stessa pratica, per cui il Reiki, che sia il Reiki di Usui o che sia il Reiki, ce ne sono varie tipologie anche lì, il fondamento è sempre lo stesso, la connessione è sempre quella con la fonte. E quella dobbiamo guardare. Poi scegliere quale pratica utilizzare e sceglieremo quella che è più in sintonia con noi, quella che ci fa stare meglio, quella che ci viene più semplice mettere in atto, ma senza dover dimostrare al nostro vicino che noi stiamo facendo giusto e lui sta facendo sbagliato. Questo è stato un po' l'obiettivo di questo libro e spero di averlo centrato, ecco. Ecco, Giampaolo, c'è un po' questo tranello in cui si cade, no? Perché se noi guardiamo alle religioni, alle grandi religioni e alle guerre tra religioni, dove uno dice no, ho ragione io, no, ho ragione io, la mia religione è più bella della tua, no? La tua è più brutta, il vero Dio è il mio, il vero Dio no, è il mio, eccetera. Ma anche nelle pratiche spirituali, diciamo, si rischia di cadere in questo tranello, perché poi di questo si tratta, no? Cioè, se stiamo, come dice Giovanna, solo a vedere il dito e a dire no, la pratica che utilizzo io è migliore della tua, poi appunto ci perdiamo il vero obiettivo, no? Sì, direi che questo è un rischio non solo nel quale rischiamo di cadere, ma nel quale l'umanità purtroppo cade molto spesso, con esiti drammatici che non è solo l'eclatante esito della guerra, che insomma quella è una roba, come dire, che peggio non si può, però queste divisioni sono state fratture non solo nel cristianesimo, no? Ma io penso al buddismo. Il buddismo è venato di fratture con correnti che si guardano anche con sospetto l'un l'altro e si screditano l'un l'altra. E mi viene da pensare che c'è un aggettivo che viene molto usato, un sostantivo, ortodossia, no? Come dire, chi è possessore e custode della verità del messaggio, no? E talvolta coloro che si fissano molto sull'essere ortodossi, custodi della verità del messaggio, finiscono per custodire la porta, ma hanno perso il messaggio. Il fuoco oltre la porta si è spento, perché loro guardano la soglia, non guardano il fuoco si è spento in realtà. E questa è una cosa
è veramente un demone mentale molto, molto subdolo e rispetto al quale dobbiamo fare molta attenzione. Peraltro, secondo me, è una sorta di tenia che sta svuotando dall'interno eh, il messaggio di alcune tradizioni. Per esempio, mi dispiace dirlo, io vengo da una radice cattolica, ma il cattolicesimo rischia di arrivarci completamente svuotato proprio per questo motivo, per cui poi le persone non ci si riconoscono più, non li risuona più, perché non trovano quella vibrazione di amore universale che invece l'essere umano naturalmente va cercando, perché poi alla fine noi siamo amore, quindi cerchiamo l'amore, ma nella divisione non ci può essere amore. Non so se Giovanni è d'accordo. D'accordissimo, d'accordissimo, e mi piace molto quello che dici anche riguardo alle religioni con la R maiuscola, diciamo così. È successo in tutte le religioni, perché dal nostro cristianesimo, adesso non so neanche più quante correnti ci sono, perché noi in Italia siamo cattolici, per l'amor del cielo, ma tra ortodossi, luterani, non lo so neanche quante sono, ma sono il buddismo, la stessa cosa, insomma, a tutte è accaduto. Oponopono è stato, Oponopono, la spiritualità hawaiana o umana, perché il nome della spiritualità hawaiana è questo, è stato esportato, ha cominciato ad essere esportato molto recentemente, perché si parla degli anni 70 dello scorso secolo, quando la spiritualità hawaiana ha cominciato a uscire dalle Hawaii. E io davvero mi sono approcciata a questo modo di vivere, ripeto, da una quindicina d'anni, e mi accorgo come una cosa così giovane, in una situazione in cui dovremmo essere tutti sempre più consapevoli dell'unità, dell'importanza di riconoscere l'unità. Siamo qua continuamente che ripetiamo tutto è uno è tutto è uno, e poi nel momento in cui però ci troviamo a poterlo sperimentare, ci dimentichiamo tutto. E quindi, tra virgolette, mi sono un po' spaventata quando ho visto che la spiritualità hawaiana sta facendo lo stesso iter che hanno fatto, pur non essendo una religione, che hanno fatto tutte le religioni. E quindi nel mio piccolo ho voluto mettere quel puntino sulla I, che in Ho'oponopono non c'è, non c'è l'apostrofo, e proprio dire, ragazzi, cosa stiamo facendo? Cosa stiamo facendo? Cosa stiamo facendo? Esatto. E mi veniva da chiederti prima, quando parlavi delle pratiche che proponi nel libro, pensando a chi ci sta ascoltando, magari qualcuno potrebbe dire, ma chissà che pratiche ci propone una volta che leggiamo questo libro, cosa dobbiamo fare, magari degli esercizi difficili, delle cose che non mi ricorderò mai di fare, eccetera. Quali sono effettivamente, non ti chiedo di andare nel dettaglio di raccontarci tutti gli esercizi e le pratiche che proponi, ma come idea generale, di che cosa si tratta? Allora, questo timore lo sfatiamo subito, perché comunque, qualunque sia il tipo di pratica che il libro propone, rimane sempre la pratica che è arrivata a noi per prima, che è questa ripetizione di scusa, grazie, ti amo, che è immediato, impossibile da dimenticare e efficacissimo. Quindi, se ci fanno paura le cose complesse, ben vengano quelle semplici, e ce l'abbiamo. In realtà le pratiche che propongo derivano da vari lignaggi che in Hawaii ci sono, e ci propongono appunto, no, ce lo propongono, lo diffondono, e chi si avvicina può appunto utilizzarlo. Ogni lignaggio ha il suo modo. Adesso, per dire, il Kupono, che è l'Ho'oponopono che propone Serge Kaili King, che gli deriva dalla famiglia Kaili, che è quella che tradizionalmente la famiglia Kaili ha sempre proposto, è un lavoro fatto
impatto su pratiche di respirazione, quindi concentrazione su parti del nostro corpo in tensione e rilassamento di queste tensioni attraverso specifiche modalità di respirazione. Quindi niente di complicato in realtà. L'Ho'oponopono in 4 passi di Kumu Makala Yates ci mostra una modalità di indagine in modo da trovare appunto quella famosa causa che lui chiama sasso, che lui chiama pietra da dissolvere, e poi attraverso la ripetizione qua di frasi motivazionali ci permette appunto di dissolvere quella disarmonia che abbiamo riconosciuto. Quindi sono cose relativamente semplici. I 12 passi di Morna Nalamaku Simeona è una sorta di meditazione guidata, che però è relativamente semplice anche quella, perché pur essendo lunga, in realtà non è qualcosa, non è un rituale da imparare a memoria è composto da una serie anche lì di respirazioni profonde e particolari e dalla ripetizione di una serie di preghiere che si possono tranquillamente leggere. Quindi sono tutte pratiche semplici, tutto sommato, anche se diverse e per qualcuno più o meno affrontabili. Ho così la speranza che, avendole messe tutte in fila, ognuno magari provandole trovi quella più adatta a sé, perché la nostra ripetizione del mantra "scusa, grazie, ti amo", che non è una pratica hawaiana, questo forse l'abbiamo detto anche l'altra volta che ci siamo visti, che però ha un'efficacia e una potenza che abbiamo sperimentato tutti, per qualcuno è troppo semplice. Perché l'idea di ripetere semplicemente, anche solo mentalmente, 3 parole, scusa, grazie, ti amo, e che questo effettivamente ti riporti armonia nella tua interiorità, che sistemi i ricordi obsoleti del nostro subconscio, ci pare incredibile. E quindi se per qualcuno il fatto che sia così semplice diventa un motivo per lasciar perdere, e credetemi, io ho incontrato tante persone che hanno abbandonato Ho'oponopono perché era troppo semplice. Una pratica magari un po' più articolata può essere considerata più affidabile, ecco. In realtà sono tutte pratiche che derivano dalla saggezza ancestrale, che si sono sviluppate le pratiche. La filosofia di base no, quella è rimasta cristallizzata, ma la pratica si è sviluppata, tant'è vero che Aunty Morna ha trasformato una pratica di gruppo in una pratica individuale, e da lei poi tante altre pratiche di gruppo sono state modificate e utilizzate individualmente. Questo perché? Perché il meccanismo energetico che manifesta la realtà di cui noi facciamo esperienza funziona sempre nello stesso modo e funziona sempre per tutti nello stesso modo. E questo fantomatico e famoso tutto è uno è una grande realtà pratica, perché se noi integriamo davvero questa verità e la applichiamo alla nostra quotidianità, ecco che il fatto di lavorare in gruppo o lavorare singolarmente è la stessa cosa, perché se tutto è uno significa che tutti quelli con cui io lavoro in gruppo non sono altro che altri me, altre parti di me, elementi che mi mostrano qualcosa di me più profondo. Quindi alla fine l'intuizione, che mi piace chiamare ispirazione, di Aunty Morna non è stata altro che l'applicazione della consapevolezza che effettivamente tutto è uno. Giampaolo, mi ha colpito molto il fatto che Giovanna ha citato di molte persone che ha visto abbandonare Ho'oponopono perché è troppo semplice, ritenuto troppo semplice. Secondo te che cosa denota? Ci riporta un po' al discorso che facevamo prima
appunto no, il mio modo è meglio del tuo, ok. Sì, c'è sicuramente un pezzo di questo, poi ogni cosa è soggettivo, ma io ci leggo anche tanto l'insaziabilità della mente, no? Cioè noi siamo una società ipermentale e quindi processiamo tutto dal cognitivo e siccome il nostro cognitivo è eccessivamente stimolato, a parer mio, le cose poi processate dalla mente vengono svinite dalla mente stessa, quasi usurate dalla mente stessa, no? Questo io trovo che sia veramente un rischio dei percorsi spirituali, perché io lo dico sempre, questo rischiamo, e l'ho sentito dire tante volte anche per esempio a Erika Poli, rischiamo di prendere un sacco di nozioni, fare corsi, leggere libri e poi però non tradurre niente nella pratica e nell'esserci. Quindi in realtà una pratica semplice avrebbe un grande merito perché ti aiuta a non stare nel mentale che accumula significati, no? Non so se Giovanni è d'accordo, ma io questa cosa la vedo proprio un rischio per noi. Quindi a volte le pratiche semplici vengono non scelte perché non sono gratificanti per quel mentale che rumina e cerca risposte quando dovremmo forse abbandonarci e affidarci. Che dici, Giovanna? Sì, sono ancora perfettamente d'accordo, mi rendo conto di essere banale, ripeto sempre la stessa frase. Ieri sera sono stata a una conferenza che parlava di meditazione e una domanda che è venuta dal pubblico è stata: ma allora la meditazione cos'è? Una sorta di autoipnosi? E il relatore, che è una persona veramente profonda e seria, molto seria, perché, perché nel nostro ambiente non sempre ci troviamo di fronte a persone serie, e lui ha risposto semplicemente: ma noi qui non stiamo parlando di mente, noi stiamo parlando di andare oltre la mente. Noi non siamo neanche capaci di immaginare la possibilità di andare oltre la mente. Non è nel nostro retaggio culturale, oltre al fatto che la nostra cultura ci ha infarcito di convinzioni di bisogna lavorare duro, se non soffri non puoi avere dei risultati, e quindi anche questo aiuta a demonizzare qualcosa di troppo semplice. Perché se non è difficile non può dare risultati, questo è proprio nella nostra cultura. Ma forse questo non è un fatto culturale, è un fatto sociale, proprio come dice Giampaolo, di un'iperattività mentale. Non siamo più capaci di astrarci dalla mente. Per noi siamo la mente. E invece ci dimentichiamo che noi siamo moltissimo altro, perché tante volte io mi trovo persone che mi chiedono ma come faccio a capire questa cosa? Quali sono gli strumenti per capire? Noi abbiamo moltissime altre modalità per comprendere. Noi possiamo comprendere e integrare senza capire. Ma questo è fuori dalla portata comune. Noi dobbiamo capire e se non capiamo non ce n'è. Invece noi abbiamo una capacità di sentire che a volte va veramente oltre il capire. Noi abbiamo delle intuizioni a volte che ci danno la risposta senza nessuna logicità, ma che una volta messa in pratica era l'unica risposta corretta. Però non ci facciamo caso, allora sono casualità, sono sincronie, sono cose che capitano, sono miracoli, ma non sono mai cose naturali. Invece è proprio molto naturale comprendere senza bisogno di capire. Qui mi viene in mente poi l'esasperazione, no? Di arrivare a capire che c'è, ad esempio, in determinati ambiti scientifici dove
in quanto metodo scientifico si deve raggiungere una prova e quindi capire un funzionamento e quindi capire una dinamica per forza di cose. Forse noi siamo molto legati anche a questo tipo di metodo, che per carità assolutamente giusto e meno male che esiste, ma questo ci ha un po' frenati, cioè ci fa forse arrivare fino lì, no, Giampaolo? Cioè, arriviamo fino alla mente, ma non capiamo che in realtà la mente non è, come dice Giovanna, cioè, non è tutto lì, e non è la mente non è la spiritualità, non è lo spirito. Guarda Fabio, ti faccio un esempio che mi ha molto colpito in questi giorni. Sempre più spesso mi capita, e ne stavo parlando anche con delle colleghe con le quali lavoro, di parlare con adolescenti che mi dicono che non sanno se sono realmente innamorati o innamorate, perché non sanno come si fa a capirlo. Dice, ma come lo capisco se sono innamorato o innamorata? E cominciano tutta una serie di processi mentali per avere la risposta. A me questa cosa mi ha colpito enormemente, no? Perché vuol dire proprio che abbiamo perso quella capacità di astrazione dalla mente che dovrebbe far sì che quando siamo raggiunti dall'amore lo riconosciamo come sentiamo il sole sulla pelle quando un raggio ci batte, no? Il fiore non è che si apre al sole perché ha capito che semplicemente lo fa. Questa cosa a me ha colpito molto, non so che ne pensa Giovanna, ma lo trovo una cosa che ci deve interrogare, no? E ci dovrebbe anche dare uno stop e una ripartenza. Io penso che una domanda di questo tipo, e infatti facilmente viene dagli adolescenti, ma viene anche dagli adulti. Se ti chiedi se sei innamorato, la risposta ce l'hai ed è no. Perché se tu fossi innamorato lo sapresti, a prescindere dal capire. È come quando sei ispirato, quando tu sei connesso e la risposta ti arriva, tu lo sai che è la risposta giusta, non hai bisogno di argomentazioni scientifiche. Con questo non voglio dire che la mente vada eliminata. Certo. La spiritualità efficace vede sempre la coerenza tra mente e cuore. Coerenza tra mente e cuore, no cuore privilegiato e mente demonizzata o viceversa. È una cosa che deve essere bilanciata, in equilibrio, ma noi purtroppo siamo sbilanciati dalla parte della mente e quindi quando la mente non capisce, non so se sono innamorato, ma quando io mi chiedo come faccio a capire se sono innamorato, il rischio grosso è che a un certo momento mi convinca di essere innamorato se non lo sono. E da qui lasciamo perdere tutti i danni a cui assistiamo anche solo come testimoni. Quindi davvero riportare in equilibrio mente e cuore è fondamentale nella nostra società. Forse gli orientali sono più sbilanciati dall'altra parte, loro sono più sul sentire e meno sul capire. Noi siamo più sul capire e meno sul sentire. Noi saremo veramente efficaci solo quando le due parti saranno integrate e saranno bilanciate tra di loro. E soprattutto quando noi come occidentali accetteremo il fatto che abbiamo altre opzioni, altre potenzialità, altrettanto e anche più efficaci a volte del capire. A me piace appunto usare questa parola che è comprendere, che spesso viene utilizzata come sinonimo di capire, ma secondo me è molto diversa, perché capire è proprio razionale, mentale. Come si fa a capire se si è innamorati? Quali sono le prove? 1, 2, 3, 4. Non ce n'è nessuna, allora non sono innamorati. Ce ne sono 2, allora... Questo è capire. Comprendere è fatto di cuore e mente. È fatto di coerenza di argomenti ed emozioni. Le nostre emozioni ci parlano continuamente, la nostra connessione con Awakua, con la nostra guida interiore, col divino in noi, chiamiamolo come vogliamo,
è fatta di sensazioni, è fatta di emozioni. Quando si parla di canalizzazioni, chi canalizza non è che ha nell'orecchio le paroline che gli dettano quello che deve trasmettere. Noi abbiamo un percepimento ed è un percepimento fatto di emozione, di sensazione, di sapere che devi andare di là e ci vai senza farti troppe domande. Ci vai e poi dopo verifichi che sei andato dalla parte giusta. Ma nel momento in cui tu prendi una strada perché sei ispirato, non hai alcun dubbio che devi andare di là e ci vai. Se te lo domandi se sei ispirato o se non sei ispirato, è proprio come quando ti domandi se sei innamorato o non sei innamorato. Se ti domandi se sei ispirato, stai tranquillo che non lo sei. Beh, Giampaolo, tu chiedo a te, in quanto prof, la parola comprendere, no? Ha proprio più una connotazione di assimilazione, no? Assolutamente, perché descrive un grande abbraccio, no? Nel senso un aprirsi a abbracciare realtà che prima non riusciva a includere, che poi riesco a includere, ma che vengono sperimentate non solo dalla mente, ma proprio da tutta la percezione globale dell'esperienza che faccio. Per cui, per esempio, nella bellissima distinzione che Giovanna ci sta portando, può essere che una persona affetta da una gravissima patologia neurologica degenerativa arrivi a non capire più in senso stretto, però continuerà a comprendere. Noi è proprio la sua comprensione che dobbiamo andare cercando, che può essere una comprensione sul canale emotivo, sul canale sensoriale, sul canale spirituale, sul canale energetico. Certo, se continuiamo accanitamente a cercare di far capire a questa persona, la condanniamo solo alla frustrazione, perché quel codice lì non funziona più, ma questo non vuol dire che non c'è comprensione. Certo, ed è un po' il grande problema che abbiamo nel mondo dell'autismo nella società attuale. Siccome noi normali non siamo in grado di capire la loro modalità, allora loro sono minus abens. Ma non è così. Certe forme di autismo hanno delle caratteristiche diverse, hanno delle capacità diverse che magari non saranno adeguate al tipo di società in cui viviamo, per cui devono essere protetti in qualche modo dalle interferenze della società, ma non vuol dire che sono meno. Sono diversi. E poi diversi da cosa? Siamo diversi, ognuno è diverso dall'altro. Quindi riuscire anche a entrare in questo meccanismo in cui le caratteristiche sono solo caratteristiche e smettessimo una volta per tutte di etichettare con giusto e sbagliato, bello e brutto, faremo il nostro bene davvero e sarebbe un grande passo per l'evoluzione di tutta l'umanità. Bene, Giovanna, io volevo ancora chiederti questo. Abbiamo parlato delle parole del sottotitolo del libro, no? Ma arriviamo a manifestare. La manifestazione della propria pace, come la possiamo immaginare? Guarda, rifacendomi sempre alla conferenza di ieri sera che è stata bellissima, il relatore appunto diceva lo stato naturale dell'essere è in pace e in armonia. Se noi riusciamo a fare silenzio e a smettere di proiettarci continuamente in avanti o a ritornare continuamente indietro, a guardare quello che è stato, che sono momenti solo mentali, perché non esistono più o non esistono ancora, e imparassimo davvero a stare fermi qui dove siamo, avremmo l'esperienza finalmente di quella pace, di quell'armonia che stiamo cercando. E l'unico modo che noi abbiamo per manifestare nella nostra realtà pace e armonia è esserlo, perché la nostra realtà è il riflesso di chi siamo.
quello che ci accade nella nostra vita, nella nostra quotidianità, nella nostra materialità, proprio nella nostra fisicità, è il riflesso, la proiezione di quello che noi siamo. Quindi più noi riusciamo a essere in pace nel momento presente e a riconoscerlo, inevitabilmente la vita ci risponderà con situazioni in cui potremo ancora e ancora e ancora sperimentare quella pace e quell'armonia. Bene, Giovanna, che dire, noi ti ringraziamo veramente tanto per essere tornata a trovarci ed anzi, torna nuovamente, no Giampaolo, che dici? Quando vuole. Senza aspettare un altro libro. Ecco, intanto ricordiamo questo, che è il vero Ho'oponopono, guarisci la tua vita e Eccolo. manifesta la tua pace. Aspetta che facciamo vedere anche il La tuo. slide. Fallo vedere ancora una volta, che così Eccoci. si vede. Eccolo qui. Ha un bel Bene. colore anche. Ha un bel colore, è vero, è Molto. vero. Che dà pace, che dà serenità, no? Molto. Assolutamente. Questo lo dobbiamo ringraziare Ivan, naturalmente. Esatto. Bene, e quindi detto questo, grazie ancora e torna presto, mi raccomando, anche senza un nuovo libro, appunto. Grazie ragazzi, grazie, sono stata bene l'altra volta, sono stata bene questa volta e avevo ragione in apertura, ci siamo divertiti. Assolutamente sì, grazie. Grazie. Giampaolo, la semplicità a volte è però sempre la chiave, no? In inglese si dice less is more. Veramente io ne sono sempre più convinto, nel senso che d'altronde è la natura, no? È la natura che ci fa un continuo invito alla semplicità e veramente se riuscissimo a tornare lì si aprirebbero delle cose molto importanti. Bene, e allora io ti do l'appuntamento alla prossima tappa, verificando a che numero siamo arrivati, te lo dirò a breve e ti mando un grande abbraccio. Che io ricambio. Ciao Giampaolo. Ciao. Alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco.